noi avevamo la necessità, perché noi facciamo anche analisi per Valore Italia, praticamente, certifichiamo per Valore Italia. Quando è uscito il Prosecco rosato, così un po' per curiosità, abbiamo voluto un po' capire queste colorazioni dei campioni. Io tra l'altro sono anche presidente di una commissione di valutazione, quindi il colore era un aspetto molto, molto importante da valutare e da capire, insomma, quindi abbiamo cominciato a fare le classiche prove 420, 520, come si fanno un po' dappertutto, insomma, ecco. La cosa non c'era sembrata, diciamo, esaustiva più che altro, perché non ci dava dei parametri che secondo noi erano, come si può dire, accoppiabili o paragonabili all'aspetto visivo. Quindi siamo per caso, e questo devo dirlo proprio per caso, perché io ho cercato appunto, mi sono informato su varie prove che hanno fatto, anche a San Michele d'Adige, sono state fatte prove sul colore, insomma un po' e per caso tramite un amico comune che abbiamo, che segue un'azienda che dopo ha collaborato anche per il progetto che appunto vi farò vedere, ma ha detto guarda, noi abbiamo questo strumento, c'è questo strumento che fa, questo strumentino che riesce a fare il CELA, praticamente fai la misura di colore però usando le coordinate polari. E la cosa è stata molto divertente, molto interessante, anche divertente perché comunque è uno strumento che ti appassiona, ecco, ti incuriosisce. All'inizio abbiamo provato a mettere dentro un po' di campioni e come vi dicevo non siamo riusciti a trovare le correlazioni. Vedete, abbiamo evidenziato con i 4 colori e là non si riuscivano a trovare delle correlazioni. Quindi siamo passati un po' a lavorare su quest'altro metodo. Qua va tutto bene, penso che voi vediate tutto, Sì, no? sì, sì. Ecco qua. Qua chiaramente, avendo una formazione un po' da laboratorio, prima di cominciare a fare le misure abbiamo voluto capire se la macchina era sufficientemente attendibile, perché insomma tutti sono bravi a vendere, però insomma bisogna anche provare a vedere se funziona la cosa prima di approcciarsi nelle prove. Quindi l'abbiamo testata chiaramente. Queste sono le misure che abbiamo fatto di ripetibilità, essenzialmente abbiamo fatto delle misure di ripetibilità e abbiamo visto che la macchina rispondeva appieno a quelle che erano le nostre esigenze. Vedete, le deviazioni standard che abbiamo avuto sotto sono praticamente minime. Qualcuno potrebbe dire sì, voi avete testato la ripetibilità, tu mi hai detto che la ripetibilità della macchina potrebbe essere ripetibile, ma potrebbe sbagliare i dati sempre nello stesso modo. Allora noi comunque l'abbiamo testata anche ricontrollando le lunghezze d'onda dei campioni che abbiamo usato. Abbiamo fatto delle prove con il nostro spettrofotometro che è stato chiaramente tarato con delle soluzioni diciamo per verificare la lunghezza d'onda e la rispondenza, insomma, quelle che utilizziamo noi per tarare lo strumento, che sono dei materiali di riferimento. E anche là diciamo che è passato a pieno la verifica che abbiamo fatto. Ecco qua. Qua è la parte più carina, diciamo, perché alla fine si vanno a fare delle misure, le misure vengono fatte, e però, appunto, come dicevo, fare dopo i calcoli per trovare la croma, la UE, la L, non è così semplice, insomma il calcolo è abbastanza complesso, c'è un algoritmo abbastanza complesso da inserire. Comunque, fermo restando che uno magari può mettersi là e perdere tempo per farlo, dopodiché il passaggio, diciamo, molto molto interessante è quello che ti dà la visualizzazione grafica di quello che noi siamo andati a misurare. Io qua adesso vi ho messo una schermata tipo dei risultati di una sessione di analisi, come viene chiamata. Diciamo che ho tagliato un pezzo perché è più completo, c'è il numero di campione, c'è un'altra serie di informazioni che però non ritenevo
ritenevo che appunto adesso per la presentazione si interessassero, quindi questi sono i dati, però sono i dati e dopo questi dati vengono rappresentati nei due grafici sottostanti.